Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z. Finalmente riesco a fare il video, sono stato tanto impegnato in questi giorni, scusatemi, ma come sapete non è questo il mio unico lavoro, anzi questo non è proprio il mio lavoro, ecco. Abbiamo 4 numeri, dal numero 44 al 47. Come potete vedere li apro adesso qui davanti a voi. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Mi raccomando, continuate ad aiutarmi condividendo i miei video. 37 condivisioni solo l'altra settimana, grazie a tutti con tutto il mio cuore. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Vediamo un po'. Siamo quasi arrivati a metà dell'opera. Ricordo che per il completamento di questa meraviglia, perché di meraviglia stiamo parlando, sono necessarie 100 uscite. L'altezza del solo Mazinga Z è di 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche, dove al punto più alto abbiamo 90 cm. Volevo soltanto, ma so di averlo già detto, dire su una cosa che sono dispiaciuto, perché quando uscirà il grande Mazinga, che misurerà dai 15 ai 20 cm in più del Mazinga Z, da quello che si evince dalle immagini non ci sarà nessun centro, nessuna scenografia dietro, sarà nudo e crudo il robot. Peccato, perché così veramente è tutta un'altra cosa. Abbiamo la seconda parte della struttura articolare delle gambe. Io adesso vi faccio vedere per sommi capi quello che è contenuto. Sapete che quando poi andrò a fare il video specifico del montaggio vi spiegherò tutto nel dettaglio. Comunque è tutto in zinco presso fuso. Per quanto riguarda la struttura nonché la bellezza non possiamo proprio eccepire nulla, perché qua veramente non hanno badato a spese. Stiamo pagando un prodotto che vale tutto quello che stiamo spendendo e forse per la prima volta anche di più. Sono gli ancoraggi, quelli di prima avete visto, sono parte degli snodi delle gambe. Abbiamo delle serie di viti con rondelle, eccole qui, già con il frenafiletti applicato. Dà un'idea di Gonagai quante cose sono uscite fuori, Questo e tutti gli altri robot. Aspetteremo poi anche il Grandazer, il nostro Goldrake, che non se ne parla, ma state pur certi che Hachette farà anche quello, così come farà il Gigrobot. E allora pensate poi quando le avremo tutte e 4 e chissà cos'altro poi uscirà fuori, immaginatevi. Bellissimo. Mi piacciono anche queste immagini, diciamo vintage, perché non sono fatte a computer, sono disegnate e queste cose hanno il loro fascino, sicuramente. È ovvio che il digitale è tutto più ben definito, però la risoluzione d'immagine è ovvio che non c'è paragone con il disegno, però
disegno è qualcosa di, come posso dirvi, è storico, Bene, numero 45. Sono anche molto contento perché i fascicoli sembrano perfetti, senza nessun tipo di danneggiamento, meno male. Terza parte della struttura articolare delle gambe. Questi sono altri bozzetti di Go Nagai, poi ci sono anche degli acquerelli su altri fascicoli bellissimi. Ma pensate soltanto a che studio di progetto hanno dovuto fare gli ingegneri per riuscire a ricreare una cosa del genere, o meglio a creare una cosa del genere. Qua abbiamo raccordi metallici in lega d'alluminio e acciaio. Questo è lega d'alluminio, che è una staffa, si chiama raccordo metallico, e questa sono la giunzione degli snodi in acciaio. Due serie di viti e le relative rondelle. Numero 46. Prima parte della gamba sinistra. Lavoreremo all'interno di questo pezzo qui, di questa sezione. Controllatevi sempre le lettere, in questo caso sinistra, L, left in inglese, e se c'è la R la destra, right, o come si pronuncia, non sono inglese, non lo so parlare purtroppo. Che bello, guardate questo disegno, che meraviglia, la meraviglia di Go Nagai, una delle sue tante. Ditemi voi se non è bello. Tra l'altro questi fascicoli mi piacciono molto, anche perché a livello editoriale hanno potuto scrivere qualcosa, perché non è che sono gli editori, quelli che scrivono le didascalie e mettono le foto, che decidono se scrivere poco o tanto, Presumo che sia l'azienda, loro scriverebbero altro che. E mi piace questo fascicolo, questa collezione, perché è molto ricca, non soltanto ovviamente per quello che subito è il nostro diretto interessato, che è il robot, il Mazinga Z, ma anche tutto ciò che è la storia di questo cartone animato, che era bellissimo ed è sempre bellissimo. Qui aspettate però, perché come mai c'è questo? Perché non c'è questo pezzo qui. Ma no, ho sbagliato, non è questo. Ah, sì, bravo. Questo qua è il 46.
Oh, guardate cosa hanno fatto. Ah, nel prossimo numero, no. E Michele che comincia già a perdere i colpi, non ci fate caso. Stavo guardando quello che uscirà nel 47, che è questo, ecco, e infatti non mi ci trovavo, ovviamente, perché ero restato mio, non mi ci trovavo con questi due pezzi, che sono, eccoli qua. Abbiamo zinco presso fuso come materiale, abbiamo due O-ring, che in realtà sembrano più in silicone. E abbiamo dell'acciaio. No, acciaio qui non ne abbiamo, però sempre di metallo si tratta. Guardate che pezzi. Questa è la piastra superiore di sinistra in lega d'alluminio, ecco qui la lettera L, e poi abbiamo una serie di viti e rondelle. Ultimo numero di questo ultimo invio ricevuto. Spiegatemi voi come è possibile, e io lo dirò spesso perché devono cambiarlo questo modo di lavorare che è scorretto ed è anche un approfittarsi di noi, non è giusto. E adesso arrivo al punto, anche se l'ho detto più volte, e più volte lo ridirò, come ho appena specificato. Per fare questa meraviglia complessa, 100 uscite. Ragazzi, 100 uscite vanno benissimo. È giusto, perché è qualcosa che non si era mai visto, una cosa di questo genere. Anche a chi non ama questo genere di cose non può certamente aver nulla da dire in merito alla struttura, allo studio e a quello che poi il modello alla fine come funzionalità sarà la risultante. Il braccio starà su perfettamente, non ci saranno, come posso dirvi, l'effetto marionetta, ecco, qua assolutamente no. Ci potrà essere un po' di gioco se non mettete, come ho fatto io, degli interventi, ma ad esempio nello snodo delle mani, no? Qui sui polsi, ma sono cose da poco, no? Ma quando prendete un Batman e mi fanno 120 uscite, io non le capisco queste cose. Cioè il Batman c'ha tutto questo dentro, ma se c'è riuscita a stare dentro la Shet, per quale motivo la De Agostini mi deve fare 120 uscite? O meglio, il motivo lo so, perché 13 euro uscita, invece di farne 100 ne fai 120, sono 260 euro. Se poi consideriamo la giustificazione dell'aumento delle materie prime, va bene, delle spese quindi di quello che chiaramente altre aziende sono costrette a chiedere alla stessa De Agostini per poter portare avanti il progetto insieme, ok? Aumentate di €1, va bene, dopo tanti anni ci sta, sono 100 uscite, le prime due le mantengono sempre scontate, 98 euro in più, va bene, ma se poi mi aggiungi 20 uscite sono 98 euro, più 13 euro per 20, 360 e 98 fa 458 euro. Cioè, non sono bruscolini, ragazzi, scherziamo. Ecco, questa storia io la farei finire. Se aumentiamo il fascicolo, state dentro le 100 uscite, non fate 120, tra un po' arriveremo a 130, 140, poi manderete 5, 6, 7, 8 numeri al mese, ma come si fa? Non è che tutti possono spendere 13 euro per 7, che fa 91 euro al mese. Poi non possiamo, vi fate la corsa tra di voi per far uscire il modello prima, non fate il progetto, quindi fate
fate la bozza, poi i difetti vengono fuori durante i montaggi, perché se studiate troppo il modello, poi c'è l'altra azienda, l'altra casa editrice che lo pubblica prima di voi e vi frega il progetto. Però ci dovrebbe essere, non so come chiamarla, un controllo su queste cose, qualcuno dall'alto che controlli queste aziende e dice: no, tu non la puoi pubblicare ancora questa collezione, né tu né gli altri, perché non avete fatto un progetto e avete montato e avete trovato il difetto e l'avete tolto, l'avete subito mandato in piazza. E non va bene così, non va bene. Quindi ci vorrebbe un controllo sotto questi termini qua, secondo me. Comunque, scusatemi, ma dà poi fastidio quando ti arriva un pezzo e fallato. Sì, ma te lo sostituiscono, ok, fai la foto, poi magari ti arriva lo stesso pezzo e di nuovo fallato, e l'azienda ti dice: ma io te l'ho già spedito. Ho capito, ma se è rovinato io te ne mando indietro 100 me ne mandi, 100 te li rimando, non li vuoi, chi se ne frega, te li vieni a prendere, ma sono tutti rovinati, la foto è questa, me lo devi mandare sano. Ecco, io questo dico. Che devo fare? Mi ci arrabbio, perché sono ben contento e li ringrazio tutti, Centauri, Ad Agostini, Ascette, perché solo grazie a loro io ho potuto comprare questi modelli, perché il metodo di pagamento è, diciamo, rateale, no? Però, ragazzi, non ci tirate il collo come fa il governo, perché poi alla fine, se non ci lasciate neanche la decima per vivere, l'orto, come si chiama? Le giornate di terra, chi ve le coltiva? Non viviamo più, poi non ce la facciamo più, vi fate la guerra tra di voi, ma alla fine ce la fate a noi, ma noi perdiamo, soldi non ce n'è, ragazzi, soldi non ce n'è. Cercate di fare una cosa come si deve, nel rispetto soprattutto nostro, con tutto quello che ho detto prima. Io lo dico non perché mi diverta a fare questo, perché ripeto, e poi stop, io vi ringrazio. Chi poteva affrontare, almeno io no, una volta avrei potuto, stavo un po' meglio, avrei potuto, oggi non posso, già così faccio fatica, però lo faccio. Ma se escono dei fascicoli, che ne so, delle collezioni 140-150 uscite, ma ragazzi, io non le faccio e mi dispiace. E dico: perché non stanno nelle 100, così avrei potuto? Perché vogliono guadagnare di più? Ragazzi, perdete di più, perché poi avrete più guadagno subito, ma in realtà nella quantità non ne avrete così tanto, perché sapete quanta gente poi non fa più i modelli, e ci rimettete anche voi, non solo noi. Noi senza il modello possiamo anche starci, però voi se fate dei progetti e fate degli investimenti, poi i soldi non li beccate. State attenti, io non è che vi voglio insegnare nulla, però insomma io ho detto la mia, poi voi cercate di fare la vostra, magari venendoci anche incontro, come sarebbe giusto. Allora, questo è un altro bozzetto di Gonagai. E questa è l'uscita poi numero 48 che riceverò nel prossimo invio, dove avremo la prima parte della gamba destra. Quindi, eccolo qua, Michelangelo mio, l'amore. Ciao amore mio, vieni quando vuoi, mi raccomando, stacca tutto quello che c'è. Adesso mi è andata bene perché non c'ho nulla. Lui, per chi non lo conoscesse, lo so, molti di voi lo hanno già salutato adesso quando l'hanno visto. Lui è il mio gatto tigrato Michelangelo, un gatto tigrato europeo arancione, il mio amore. Ciao amore mio. Meno male che c'ho lui, la mia famiglia è lui. Allora, andiamo a vedere, qui abbiamo, adesso vedete come lo fa rotolare il gattino, vediamo un po'. Qui abbiamo queste colonne che sono in acciaio, questo è l'innesto del ginocchio sinistro in acciaio, piastra inferiore sinistra in lega d'alluminio, non è alluminio, è lega di alluminio, c'è dell'alluminio ma è molto più pesante ed è più resistente alla piegatura, adesso non so come dire, alla torsione rispetto all'alluminio. Poi abbiamo una, due serie di viti,
rondelle e abbiamo finito. Ecco qua. Ecco quanto sei bello, amore. Che poi, ragazzi, ha dei denti. Io non ne ho visti i gatti, ma questo ha proprio dei denti che sembra una tigre. Aspetta, vediamo se riesco, perché non voglio darle proprio fastidio, eh. Anzi, non gliene voglio dare proprio. Guardate che denti che ha. È la mia tigre. Si sta riempiendo di questi nei, ma il veterinario mi ha detto di non preoccuparmi. Anche il nasino era bello rosa, adesso è tutto pieno di lentiggini. Infatti, sinceramente, me l'ho abbastanza spaventato, ma mi ha detto non ti preoccupare perché a tanti gatti lo fa, ma non c'è niente di cui preoccuparsi. Meno male, ecco qui. Avete visto quanto è bravo? Mamma mia. Eccolo lì che mordicchia lui. Non mi fa male, eh. Vedete? Se volesse farmi male mi buca da parte a parte. Poi per carità deve volare, poi deve imparare a volare, altro che Superman. Va bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Non è il Mazinga sicuramente, ma almeno per quanto mi riguarda lui è tutto. Al prossimo video. Ciao ragazzi e grazie sempre con tutto il cuore del vostro tempo.